Ciao, benvenute e benvenuti in un nuovo episodio. Oggi inizieremo un progetto che non vediamo l'ora di iniziare da tempo, che è il rivestimento finale del bagno. Venite con me. Avrete capito, abbiamo deciso di non mettere le piastrelle in bagno, ma di realizzare un pastellone in coccio-pesto con il materiale che ci ha gentilmente fornito la Banca della Calce, che collabora con noi per la realizzazione di questo bagno. Il pastellone è un'antica tecnica di origine veneziana che consiste nel rivestimento di pareti e pavimento in superficie continua. Nel nostro caso quindi anche di piano bagno e muretto della doccia. Si tratta di un intonaco traspirante a base di calce, che è la cosa più importante per noi. La ricetta del pastellone è abbastanza laboriosa e soprattutto cambiava da zona a zona a seconda di dove questa tecnica veniva utilizzata, dei materiali a disposizione, delle temperature in cui veniva utilizzata. Fortunatamente la Banca della Calce fornisce un kit apposito accompagnato dalle sue istruzioni di posa che ci seguiranno durante tutte le giornate di lavoro necessarie a realizzare questo intonaco. Oltre alle istruzioni di posa, non so chi di voi ci segue su Instagram, ma vi ricorderete che a novembre scorso sono andata a Bologna a seguire il corso su coccio-pesto e pastellone tenuto proprio dalla Banca della Calce per imparare a utilizzare il loro kit e a realizzare un pastellone a coccio-pesto. Una cosa a cui dovremo fare molta attenzione sono i tempi di asciugatura, il range di ore precise da aspettare tra uno strato e l'altro, tra la posa di uno strato e l'altro. Il kit della Banca della Calce è composto da 3 diversi materiali: l'aggrappo, il sottofondo e la pastina, oltre a una serie di prodotti di trattamento protettivo finali, tipo il sapone nero e la cera. Per praticità di realizzazione inizieremo questa settimana con la posa dell'intonaco sulle pareti e la prossima settimana ci dedicheremo al pavimento. Come sempre abbiamo iniziato preparando il nostro supporto, quindi sotto vi ricorderete abbiamo i blocchi di canapa che sono molto ruvidi e grezzi e soprattutto non erano perfettamente allineati tra di loro, quindi abbiamo iniziato posando uno strato di aggrappo a base di calce semplice per uniformare il supporto. Poi l'abbiamo comunque spolverato e umidificato. Questa mattina passeremo di nuovo a umidificare un pochino con dell'acqua. Sui muri inizieremo realizzando il primo strato di sottofondo per poi proseguire con i 2 strati di pastina. Se siete interessati a questo tipo di lavorazione potete trovare il sito della Banca della Calce e il loro link con i materiali che stiamo utilizzando nella descrizione del video. Ora iniziamo!
Eccoci allora, 2 giorni fa abbiamo posato il nostro strato di sottofondo dell'intonaco. Ieri siamo tornati perché in teoria 24 ore dopo è il momento in cui questo strato di sottofondo si asciuga completamente ed è pronto per la posa della pastina. In realtà cosa è successo? Noi siamo venuti qua ieri, 24 ore dopo, e la situazione era ancora più o meno come questa, cioè l'intonaco non è completamente asciutto ed è pronto solo nel momento in cui il colore cambia ed è uniforme su tutta la superficie. Quindi in questo caso qua l'intonaco è già asciutto, è come dovrebbe essere su tutto il resto delle pareti, forse perché il supporto sotto è diverso, qua sotto ci sono dei gas beton e sul resto delle pareti, che sono in blocchi di canapa, l'intonaco non è ancora pronto. E questi tempi di asciugatura così prolungati e così lenti rispetto a quello che era indicato nelle istruzioni fornite dalla Banca della Calce sono sicuramente dovuti al clima di questi giorni, che è molto umido e piovoso. Infatti, se vediamo qua, abbiamo temperatura interna 11 gradi e 89% di umidità. E da un lato i tempi di asciugatura dilatati sono una cosa positiva perché evitano che l'intonaco si secchi troppo velocemente creando delle crepe. Però dall'altro lato noi avevamo tutta una tabella di marcia da rispettare, con uno strato da realizzare in una giornata, un altro strato da realizzare il pomeriggio seguente, e adesso si è incasinato tutto. Quindi per occupare il tempo nel mentre che questo intonaco alle pareti continua ad asciugarsi, pensiamo che sia una buona idea iniziare a fare il pavimento. Il pavimento rispetto alle pareti ha una procedura un pochino diversa, nel senso che invece di avere solo uno strato di sottofondo e 2 di pastina, ha uno strato di aggrappo, 2 strati di sottofondo a cui viene interposta una rete in fibra di vetro e poi gli strati di pastina esattamente come nel muro. Per l'aggrappo in sottofondo consigliano di procedere a strisce facendo lo strato di aggrappo e su fresco posare già il primo strato di sottofondo, dentro il quale annegare la rete e poi stendere il secondo strato di sottofondo, sempre fresco su fresco. Procederemo forse lì nell'angolo della doccia verso destra e poi faremo la striscia successiva per uscire più agevolmente dalla stanza. In preparazione di questa ultima lavorazione Vince ha finito di posare il pavimento in questo angolo qua, dove mancavano ancora le piastrelle perché non sapevamo a che livello avremmo messo la nostra porta. Abbiamo pensato di mettere come soglia tra i 2 pavimenti, cioè tra il pavimento in cotto e il pavimento in pastellone che verrà realizzato in questi giorni, una soglia in legno tipo questa. Verrà messa prima una striscia di silicone elastica e quindi evita che i 2 pavimenti si possano danneggiare tra loro in caso di movimenti, soprattutto che il cotto possa danneggiare e fare crepe nel pastellone. E quindi con una striscia di silicone si incolla il pavimento. L'ho messo forse all'ordine, poi vabbè, verrà tagliato, però per darvi un'idea dovrebbe stare bene.
Quello che dobbiamo fare adesso è con il mescolatore da trapano fare la nostra miscela, che è già pronta, quella venduta dalla Banca della Calce. Dobbiamo solo aggiungere l'acqua nella proporzione di 0,25 litri al chilo. Necesitas la más fina, que la pongo aquí, y la cazuela pequeña aquí.
È tutto per questo episodio. Ringraziamo ancora una volta la Banca della Calce per aver accettato di collaborare con noi su questo progetto. Ci ritroveremo in uno dei prossimi episodi, quando applicheremo gli strati finali dell'intonaco. Grazie per averci seguiti e a presto!